In questo video realizzerò un dispositivo a puro scopo didattico che permetterà di effettuare dei controlli non ufficiali, quindi del tutto sommari, sugli interruttori differenziali e sull'impianto di terra. L'interruttore differenziale è un dispositivo sensibile alle correnti di guasto verso terra, ossia alla somma vettoriale delle correnti che percorrono i conduttori attivi del circuito. In condizioni normali di isolamento, la corrente differenziale ID è nulla. Essa assume un valore diverso da zero solo se si manifesta un guasto verso terra. Il dispositivo differenziale consente di attuare la protezione contro i contatti indiretti, una protezione addizionale contro i contatti diretti con parti in tensione o per uso improprio degli apparecchi, la protezione contro gli incendi causati dagli effetti termici dovuti alle correnti di guasto verso terra. Il differenziale non apre il circuito per correnti di sovraccarico o cortocircuito. Tale protezione va integrata combinandolo con l'interruttore magnetotermico, che non è oggetto di questo video. Ma quali sono i parametri che caratterizzano un interruttore differenziale? IN o corrente nominale, la corrente di lavoro, ovvero la corrente massima che il dispositivo può sopportare. Pulsante di test, un pulsante utilizzato per testare il corretto funzionamento del differenziale. UN o tensione nominale di impiego. Delta IN o corrente nominale differenziale di intervento. La differenza tra la corrente in ingresso e quella in uscita che provoca l'apertura del circuito. Il numero di poli, la leva di sezionamento, il tipo, che può essere ovvero tipo A, tipo AC, tipo B, tipo F. Ad esempio il tipo A lavora in modo ottimale con correnti alternate sinusitali e correnti unidirezionali improvvise o che aumentano nel tempo. In più essi si dividono in due tipologie, privi di ritardo intenzionale, tipo G, o tipo S, con ritardo intenzionale per esigenze di selettività. Ma come funziona questo dispositivo? Questo è lo schema di principio di un interruttore differenziale. Abbiamo la parte di sezionamento, abbiamo la bobina di sgancio, il toroide o bobina a modo comune, un resistore di bypass, un pulsante di test, l'uscita. Il funzionamento del differenziale si basa sul primo principio di Kirchhoff. Il primo principio di Kirchhoff dice che la somma delle correnti entranti in un nodo è uguale alla somma delle correnti uscenti dal nodo stesso. In questo caso abbiamo una corrente entrante I1 e due correnti uscenti I2 e I3. Quindi I1 è la somma di I2 e I3. Quindi, detto che la corrente entrante in un nodo deve essere pari a quella uscente e considerando come nodo unico il circuito a valle del differenziale, la corrente entra, esce da un polo, poi essendo corrente alternata varia la sua polarità, esce e quindi deve rientrare per forza. Se avviene questo, il flusso in questo toroide si annulla, ai capi di questa bobina non viene indotta nessuna femme proprio in assenza di flusso e non può circolare corrente nella bobina di sgancio. Qualora invece per qualche motivo una parte di corrente non dovesse rientrare in questo circuito per varie cause, basso isolamento di un'utenza, ingresso di acqua in una scatola di derivazione, problemi sull'isolamento nell'impianto elettrico e varie, si creerà un flusso in questo toroide pari alla differenza dei due. Ai capi di questa bobina si indurrà una femme e farà sganciare la bobina del differenziale. Naturalmente questa sarà calibrata appunto entro i 30 mA se si tratta di un differenziale appunto tarato per questo delta IN. Per verificare quanto detto in precedenza ho realizzato una bobina a modo comune con gli avvolgimenti di ingresso e di uscita in controfase contrapposti e un avvolgimento risultante. Applicherò la tensione facendo entrare la corrente e facendola uscire regolarmente e possiamo notare che il tester non segnerà alcuna tensione. Ora applicherò il secondo carico bypassando questo avvolgimento e vedrete che risulterà una tensione
generata dalla differenza di flusso che si instaurerà ai capi di questo avvolgimento. Ecco, questa tensione verrà utilizzata per far scattare la bobina di sgancio del differenziale. Il funzionamento del circuito è molto semplice. La parte del circuito che ci interessa è quella di sinistra, anche se in caso di test compresa si accenderà anche il LED rosso. Effettuando un test su un impianto distribuito a 400-230 volt, avremo tra la fase e la terra 230 volt. Ora, alimentando il circuito, se si accende il LED rosso, occorre ruotare la spina di 180 gradi e di conseguenza, ruotando la spina, si accenderà il LED verde. Premendo il pulsante di test, la corrente attraverserà l'NTC e il resistore da 7,5 kΩ opportunamente scelto per far scorrere tra la fase e la terra circa 30 mA, facendo scattare il differenziale. Se invece effettueremo un test su un impianto distribuito a 230-132 volt, avremo tra fase e terra circa 132 volt. In questo caso si accenderanno entrambi i LED, ma il resistore inserito nel circuito non sarà sufficiente a far scorrere la corrente richiesta di 30 mA. Quindi, chiudendo l'interruttore, questo switch qui, inseriremo una resistenza da 10 kΩ che, in parallelo con la resistenza già presente da 7,5 kΩ, abbasserà il valore di quest'ultima a circa 4,3 kΩ, sufficiente per far scorrere tra la fase e la terra circa 30 mA. Se i LED non si accenderanno o si accenderanno debolmente, l'impianto di terra non è connesso alla presa o non è connesso al pozzetto di terra, o altrimenti, se connesso, presenta una resistenza troppo elevata. I LED ci indicheranno anche la tipologia di impianto a cui siamo connessi e se, in presenza di impianto distribuito a 400-230, abbiamo connesso il tester regolarmente, ovvero se si accende il LED verde o il LED rosso. Questo è il circuito completamente gablato in aria. Possiamo notare i due resistori, quello da 7,5K e quello da 10K, i due diodi LED, il pulsante di test e lo switch di bypass, i due portafusibili e l'ingresso rete. Questo è il frontale. Qui sul banco abbiamo anche due cavi, uno che ci permetterà di eseguire un test direttamente nelle prese di corrente e l'altro direttamente sul quadro elettrico. Inizierò il test con la tensione di 230 volt. C'è un leggero assorbimento dovuto proprio al LED che nella telecamera sfarfalla, ma vi posso garantire che la sua illuminazione è regolarissima. Premo e mi dovrei aspettare 30 mA circa. Infatti 30.8. Ora il secondo test con la tensione di 125-132 volt circa. Ora con 132 volt sicuramente l'assorbimento è minore, ma inserendo il bypass ci dovremmo aspettare sempre i famosi 30 mA. E infatti è così. Alimento il prova differenziale. Come possiamo vedere il LED rosso ci segnala che non è corretto correttamente e quindi la spina va ruotata di 180 gradi. Ecco, il LED verde ci segnala che è tutto ok, possiamo procedere al test. In caso di impianto bifase non importa come inserite la spina, con bypass aperto il differenziale non scatta. In questo caso occorre chiudere il bypass e il differenziale scatta. Quando siamo di fronte a un quadro con più differenziali dobbiamo prima accertarci di quale sistema di distribuzione si tratta, se 400-230 o 230-132.
per sapere se aprire o chiudere il bypass. Ora, tra terra e un polo, ecco, in questo caso abbiamo una tensione di 133 volt, quindi si tratta di un sistema con distribuzione 230-132. Ora, utilizzando il cavo realizzato appositamente per fare un test sui quadri elettrici, andremo a porci a valle del differenziale, si accenderà il LED verde e potremo eseguire il test. Ho scollegato l'impianto di terra dell'appartamento col cavo che arriva dal pozzetto. Ora, se io collego il cavo sull'impianto che è collegato all'appartamento e mi metto all'uscita del differenziale, potete vedere che il LED verde si accende, ma il differenziale non scatta. Perché? Perché comunque c'è una richiusura capacitiva verso massa, ma non è un collegamento franco, e quindi il LED si accende ma non circolerà mai una corrente sufficiente per far scattare il differenziale. Se invece mi collego direttamente al pozzetto di terra, il differenziale scatta. Però attenzione, qualora sul cavo dell'appartamento dovesse esserci un'utenza in dispersione, il differenziale potrebbe scattare e questo potrebbe essere un campanello d'allarme. Adesso io collegherò un'utenza che so che è in dispersione e dimostrerò quanto segue. Bene, ho collegato l'utenza che risulta essere in dispersione, che so che è in dispersione, alzo il differenziale, mi collego alla terra che fa capo all'appartamento, non dovrebbe scattare, ma se io poi eseguo il test, il differenziale scatta. Quindi, eseguendo questo tipo di controllo, potete anche capire se avete qualche utenza in basso isolamento. Quindi, per riassumere, con questo strumento fatto in casa potrete testare i differenziali installati sul vostro impianto e contemporaneamente l'efficienza dell'impianto di terra, naturalmente per differenziali con un delta Dn di 0,03 A. Attenzione però, questo è stato realizzato solo a scopo didattico. Se volete la certezza che il vostro impianto sia protetto adeguatamente, ovvero che i vostri differenziali siano efficienti e che l'impianto di terra sia regolare, dovete chiamare un tecnico che con uno strumento apposito, che poi è anche soggetto a una taratura periodica, verrà da voi e controllerà sia i differenziali che l'impianto di terra, rilasciandovi alla fine una certificazione. Sicuramente attraverso questo strumento, rispetto al pulsante di testa presente sul differenziale, avrete la possibilità di controllare anche il vostro impianto di terra rispetto al pulsante di testa presente sul differenziale che esegue solo un controllo del differenziale stesso. Se siete un tecnico e guardate questo video per pura curiosità, sapete di cosa parlo. Se siete alle prime armi invece e volete realizzare questo strumento, fatevi aiutare da persona più esperta, perché avete a che fare con una tensione pericolosa. È importante avere un impianto di terra coordinato con la protezione differenziale, perché un impianto efficiente di terra permetterà al differenziale stesso di aprire il circuito qualora ci dovesse essere o una parte dell'impianto o un'utenza in basso isolamento, e non dovrete essere voi con il vostro corpo a far scattare l'interruttore differenziale, anche perché 30 mA potrebbero essere sufficienti per arrecare i danni gravissimi al corpo umano. Questo strumento inoltre, scattando al di sopra della soglia massima dei 30 mA, non è certificato, perché ricordiamo il differenziale scatta entro 30 mA in un certo tempo. Se volete eseguire un controllo efficiente dell'impianto, ricordatevi di scollegare tutte le utenze, perché avete visto che nel filmato un'utenza in bassa dispersione potrebbe dare un risultato fasullo rispetto a quello che poi è la connessione di terra. E scollegate tutte le utenze e fatelo con l'impianto completamente avulso da qualsiasi utenza.
Un piccolo consiglio: quando montate una spina è buona norma lasciare il conduttore di terra leggermente più lungo dei conduttori di linea di rete, in modo che se qualcuno dovesse estrarre la spina tirando il cavo, e vi posso garantire che succede, si scollegheranno i conduttori di rete, l'utenza cesserà di funzionare, ma il cavo di terra rimarrà connesso, non compromettendo la sicurezza. Nel caso in cui invece il conduttore di terra risulti uguale o addirittura più corto dei conduttori di rete che portano corrente, qualora si dovesse estrarre la spina dalla presa tirando il cavo, potrebbe scollegarsi il conduttore di terra, l'utenza continuerà a funzionare, ma con conseguenze pericolose per l'utente. Un saluto a tutti da Mr. Bolt.